Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesca ed oggi voglio preparare insieme a voi una ricetta davvero golosissima. Le zeppole di salderiso, che possiamo farle sia fritte che al forno, con tantissima crema pasticcera e golosissime amarene. Sono davvero super buone. Prima di cominciare però vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella e a lasciare un like a questo video. Siete pronti? Cominciamo! Ci occorrono 375 g di acqua, 375 g di farina, 150 g di burro, 9 uova e 7,5 g di sale. Prendiamo un pentolino, aggiungiamo l'acqua e il burro, il sale e facciamo sciogliere completamente. Aggiungiamo la farina tutta in un solo colpo. Mescoliamo velocemente fino ad ottenere il roux. Una volta che avremo ottenuto questa palla priva di grumi, dobbiamo trasferirla in una ciotola di una planetaria, mettere la foglia e iniziare a lavorare l'impasto per un minutino per farlo raffreddare. Incorporiamo le uova poco alla volta. Il nostro impasto dovrà risultare molto cremoso. Aiutandoci con una sac à poche e una bocchetta stellata, andiamo a formare le nostre zeppole. Se vi piacciono le zeppole alte, fate 2 giri. Dopo aver formato le zeppole sulla carta da forno, con le forbici ritagliamo i nostri quadratini. In un pentolino versiamo 1 litro di olio. Potete usare dell'olio di semi o dell'olio di arachidi e quando arriva alla temperatura di 170 gradi tuffiamo all'interno le zeppole con la carta che poco a poco si staccherà. In questo modo. Procediamo così con la cottura di tutte le nostre zeppoline. Nel frattempo vi ricordo, se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like e commentate. Fatemi sapere qual è la vostra ricetta preferita delle zeppole. Quando le zeppole saranno belle dorate, possiamo scolarle su carta assorbente. Crema pasticcera. Questa è sempre una ricetta di salderiso. Mescoliamo 12 tuorli, 300 g di zucchero, vaniglia, scorza di un limone biologico, 90 g di amido di mais, 800 g di latte intero e 200 g di panna. Misceliamo e portiamo sul fuoco. Mescoliamo fino a che la nostra crema si sarà addensata. Quindi la lasciamo raffreddare completamente
coperta con pellicola alimentare a contatto. In questo modo non si formeranno i batteri. Lavoriamo la nostra crema con le fruste per qualche minuto per renderla di nuovo bella e liscia. Opzionale, se siete super golosi potete tuffare le vostre zeppole nello zucchero semolato. Oppure potete spolverizzarle con lo zucchero a velo, come più vi piacciono. Farciamo con la crema pasticcera. E poi possiamo applicare anche le nostre amarene e il succo d'amarena. Un piccolo suggerimento che vi do è quello di mettere le amarene proprio al momento, perché tendono a far creare queste crepe in superficie. Per quanto riguarda le nostre zeppole al forno, le mettiamo in forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti. Finché risulteranno ben cotte. Queste le spolverizziamo con lo zucchero a velo e dopo le andiamo a farcire con la crema e con le amarene. Bene, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così fatemelo sapere con un bel commento qua giù. Se non siete iscritti, iscrivetevi e ricordate di attivare la campanellina delle notifiche, così riceverete un avviso quando pubblicherò una nuova videoricetta. E se vi va, potete iscrivervi anche alla mia pagina TikTok e Instagram. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova ricetta. Ciao!